Qualche giorno fa ho costruito un vero e proprio cubo di Minecraft in real life incollando 1280 dischetti di legno uno per uno. E nel video di oggi completiamo questo spettacolare progetto costruendo al suo interno una vera e propria stanza segreta tutta tematizzata Minecraft. Quindi non perdiamo altro tempo, iniziamo. La primissimissima cosa da fare è creare il pavimento interno, perché come vedete qua non c'è ancora nulla. Io direi lo facciamo con le assi da ponte, così tiene strada Dio, e in totale mi servono 50 3 pezzi alti 150 cm. Devo anche comprare delle ruote più grosse perché non solo mi permettono di spostare meglio la struttura, ma voglio anche sostituire queste perché girando il cubo mi fanno saltare via il dischetto di legno. Vedete? Quando lo spingo, tac, viene fuori il freno e rompe le palle. Allora, uno lo abbiamo già qui che l'ho trovato quando ho comprato il magazzino. Eccolo qua dov'è. Non è bellissimo ma può comunque andare. Gli altri due invece vado a prenderli al terreno con l'Audi, perché tanto sono piccolini e ci stanno, evito di portare fuori il furgone. Guardali qua, 1 e 1, 2. Allora, 2,20 metri e 3 metri. Perfetto. L'ho già tagliati a 160, almeno non devo farlo là. Carichiamo. Ho quindi portato i legni al magazzino e preparato le ruote da sostituire. Passiamo il cubo con il linde. Ho utilizzato il muletto per ribaltare la struttura perché pesa veramente un botto, raga. È vero pesantino, Madonna mia. Cubettino Minecraft pesante. Ho poi smontato le vecchie rotelle minuscole completamente inutili, tagliato degli scarti di legno per creare le nuove basi e avvitato su di esse le nuove molto più grosse. 1, 2, 3, 4, guarda che carine che sono. Queste però non hanno il freno, pesa talmente tanto la struttura che mi sa che non serve. E niente raga, ho rigirato il cubo nella sua posizione originale e ora è tutto perfetto. Le ruote non rompono più le palle, possiamo iniziare con la posa del pavimento. Allora, queste qui dovrebbero essere già giuste perché le ho tagliate prima al terreno. Mamma mia raga, la perfezione si chiama questa qua. Ragazzi, si chiama semplicemente prendere le misure. 1, 2, manca quella terza lì. Ok, adesso devo ritagliare fuori questi angolini qua. Tac. Ora devo tirare via un attimo la porta d'entrata perché continua ad aprirla e chiuderla per entrare e mi fa anche ombra, quindi la rimettiamo su dopo. Arrivati a questo punto, prima di continuare, ho notato che entrando e uscendo dal cubo varie volte, la parte centrale, giustamente perché non ha un supporto, flette un pochino. Quindi prendo un po' di quei pannelli di scarto e gli creo sopra un piccolo layer di rinforzo. Ce l'ho fatta raga, ce l'ho fatta, sono stanco. Però adesso non flette più, o meglio flette ma tutto assieme, quindi non si sente. Perfetto. Ebbene sì. Ora passiamo alle pareti interne. Mi sono quindi messo lì e ripreparato tutte le vernici della scorsa volta, steso i cartoni, aperto i dischetti in legno e niente raga, sto scherzando. Secondo voi io mi metto a pitturare uno ad uno i pixel come la scorsa volta? L'ultima volta sono impazzito, quindi non faccio più questo errore. Infatti questi qua sono i dischetti che sono avanzati dal video scorso. Ora tiro via tutto e vi faccio vedere come lo facciamo. Non so se vi ricordate, ma una delle opzioni dello scorso video era tappezzare tutto l'esterno del cubo di Minecraft con una pellicola stampata. Eccola qua. Praticamente l'altro giorno è stato qua il tipografo, mi ha consegnato tutto il lavoro fatto, 30 metri totali di rotoli. E perché ho deciso di usare questa che l'altra volta avevo detto che non andava bene? Punto numero 1, sono all'interno e quindi non si rovina. Punto numero 2, c'è molta meno luce dentro, quindi eventuali difetti si vedono meno. E punto numero 3, l'avete appena visto. Non c'ho voglia assolutamente di mettermi qui a fare tutti i pixellini di Come vedete gli ho fatto stampare una texture di legno, che sarebbe uno dei primi materiali con cui normalmente fai le case su Minecraft. Così mi hanno detto raga, perché io non ho mai giocato, quindi correggetemi se sbaglio. E piano piano, una per una, le inserirò lungo le pareti, tappezzandolo tutto e vediamo cosa esce fuori. Partiamo. Madonna mia raga, pensavo fosse un po' più facile. Cioè raga, ditemi voi se questa qui non è un'opera d'arte. Guarda che figata. Non sembra di essere dentro Minecraft veramente. Ed è solo la prima parete, pensate cosa succederà dopo.
E dopo 576 ore di incollaggio, pieghe, fogli, tira, strappa, incolla, spingi, taglierino, casini, ho finalmente completato la parte interna del cubo di Minecraft. Guardate che cavolo di figata sta venendo fuori, raga. È bellissima. Sono troppo contento. Ora facciamo il pavimento. Per il pavimento, dato che comunque ci dovevo camminare sopra, ho scelto una moquette grigia presa al brico e pagata con la carta a specchio di Trade Republic, che oltre a non avere costi ricorrenti si ottiene l'1% di save back ogni volta che si fa un acquisto. Ok, secondo me così può andare bene. Ok, perfetto. Questo save back che vi regala Trade Republic viene poi aggiunto sul vostro conto in un piano di accumulo completamente gratuito. Tra l'altro vi ricordo che aprire il conto Trade Republic e mantenerlo è anch'esso completamente gratuito. Anche questo angolo qui è fatto. In più si ricevono soldi semplicemente tenendo la liquidità in banca, perché Trade Republic gira l'intero interesse della BCE ai suoi clienti, che attualmente è del 2,25% lordo annuale. E sapete qual è la ciliegina sulla torta? Che non dovete neanche preoccuparvi di pagare le tasse, perché è tutto sotto regime amministrato, quindi le pagano direttamente loro. A voi arriva il netto. Io ve lo dico, se volete sapere di più trovate il link in descrizione. Utilizzo Trade da 2 anni e mi trovo da Dio. Poi fatemi sapere. Adesso continuiamo. E dopo un centinaio di graffette, ecco qui il pavimento completato. Guardate che figata. È anche bello morbidino, E anche a rotolare che non ti sporchi, ma che bello, Tra l'altro qui dove c'era l'entrata l'ho anche accavallato un pochino sotto per lasciare spazio alla porta di chiudersi. Guarda che bello, che è tutto Minecraft. Tutto Minecraft. E non ho mai giocato io sto minchia di gioco. Comunque guardate cosa ho comprato, raga, da adesso inizia veramente il bello del video. Piano piano inizierò a inserire tutti gli abbellimenti finali per tappezzare bene. Guardate cosa ho appena fatto arrivare. Attenzione, attenzione. Guarda, questa qua si piega così, si attacca al muro da questa parte e questa qua è la torcia di Minecraft. Guarda, faccio il pulsantino, puoi accendere, spegnere, fare un po' di modalità. Luce, fuoco, fa anche rumore. E se lo tieni premuto si spegne. Perfetto. Ne ho prese 4, vediamo come stanno. Mamma mia, sono bellissime, raga. Nella confezione c'erano dentro anche quei cosi qua che penso servano ad appiccicarle sul muro. In pratica tiri via la pellicola, il fondo della lampada lo giri così. Questo qui una volta che l'ho attaccato al muro dovrebbe combaciare così, pam, e stare su. Proviamo. Allora, come le mettiamo? Vabbè, intanto ne mettiamo una appena entrati. Non voglio metterle uguali perché almeno lasciamo le cose un pochino casuali, non troppo simmetriche. L'ultimo aspetto a metterla perché voglio posizionarla sulla parete che non ho ancora finito. Quindi lasciamola qui. Però raga, guardate che figata. Cioè, ma sono bellissime. Sono devastanti, raga. Guarda. Allora, proviamo ad accenderle tutte adesso con la modalità fuoco. Madonna mia, raga, guarda che c'è anche rumore. Cioè, ma stai scherzando? Guarda che figata. E questo è soltanto l'inizio, pensate a cosa farò dopo. Anzi, sai cosa faccio? Ci vediamo direttamente all'ultimo giorno quando finisco di fare tutti gli abbellimenti finali. Almeno non vi spoilerò niente. Signore e signori, sono passati un po' di giorni dall'ultima clip che avete visto. Non avete neanche idea di quello che ho creato all'interno, raga, non è pazzesco, di più. E adesso piano piano vi faccio vedere tutto quanto. Allora, dopo aver tappezzato tutte quante le pareti all'interno del cubo di Minecraft, la primissima cosa che ho fatto è stata andare al brico a comprare tutti i materiali per costruire la sedia e la scrivania. Perché in fin dei conti, raga, questa qui è una piccola stanza segreta per giocare a Minecraft, quindi a tutti gli effetti è una gaming room. Una volta portati al magazzino i legni comprati, li ho scartati e ho iniziato piano piano a costruire la sedia. Pannello dopo pannello ho creato una L a forma di cubo, parallelepipedo, non so neanche come dire. E attenzione, potevo lasciarla color legno? Assolutamente no. Ho preso quindi la famosa pellicola stampata con i pixel e l'ho ricoperta tutta. Color grigio, così almeno fa contrasto con tutto il legno che c'è attorno. Un pezzo verticale e un cubo davanti. Guarda la fa che bella che, Sembra o no di Minecraft? È un po' scomoda però, diciamoci la verità. Completata questa specie di sgabello, l'ho posizionato all'interno e poi mi sono seduto, in modo tale che potevo verificare a che altezza mettere la scrivania, perché altrimenti mi toccavano le ginocchia. Ho preso le misure
misure, tagliato anche quella, pixellata anche quella di grigio. E poi attenzione, potevo lasciare raga una scrivania piana come un ufficio. Ho quindi preso il mio multiutensile e mi sono messo lì un'ora e mezza a fare tutti i quadratini bucati sul pannello di legno. Raga, ci ho messo un botto a fare quella roba lì, anche perché poi ho dovuto ricoprire tutti gli spessori del legno sempre con la pellicola pixellata. Un lavoro devastante, però un risultato fantastico. Raga, guardate che figata è venuta fuori. E poi non ho tagliato solo un quadrato, cioè qui ho fatto anche una L, qui ci sono altri cubi, qui c'è un rettangolo. Cioè i tagli li ho fatti con logica, capito? Tutti irregolari però precisi. Scrivania montata, sgabello fatto. Per giocare al gioco serve un monitor. Iniziamo a fare la parte di informatica. Sono quindi andato in un negozio di elettronica qua vicino a me, ho speso 750 euro per prendere un monitor da 32 pollici, un laptop dell'HP così posso chiuderlo, nasconderlo sotto ed eventualmente portarlo via e usarlo come computer, cavo per attaccarmi al monitor, tastiera e mouse. Sto minchia di cubo qua mi è costato parecchio, E niente signori, sono quindi andato avanti, ho preso le misure, ho montato il monitor al centro, l'ho incastrato con la staffa, ho collegato i cavi, li ho fatti passare sotto e poi attenzione, attenzione, potevo non creare un sistema tutto ingegnoso per accendere il videogioco? Mi sono informato un attimo, dentro in Minecraft ci sono le leve che tu quando le azioni fanno capitare delle cose. Ho detto, Mizzega, costruiamo una bella leva. Come faccio a collegare la leva in modo tale che si attivi il monitor? Dato che io non sono elettricista e non sono in grado di programmare schede, robine varie strane, ho preso una semplice ciabatta con il pulsante bello grosso, gli ho incollato sopra un pezzettino di legno, ho aspettato che si asciugasse e gli ho attaccato sopra una leva. Gli ho creato poi un box di legno, ritagliato fuori il buco, messo tutto sulla scrivania, avvitato tutto in modo decente, provato se andava e signori era perfetto. Con quella semplice leva lì ora si può accendere il videogioco, cioè spettacolare. E questa qua è solo una delle cose, raga, non avete ancora idea di quello che succederà tra poco. Seguitemi qui perché ho fatto una roba devastante. Dato che su Minecraft la cosa principale da fare è spaccare i blocchi, potevo creare una stanza segreta senza dare l'effetto di spaccare qualcosa per avere un premio? Assolutamente no. Quindi sulla parte sinistra della scrivania ho creato tutta una serie di blocchi di legno avvitati tutti chiaramente alle pareti, pixelati anche quelli tutti di grigio così sembrano roccia, nascosto all'interno una cosa che vedremo dopo, e per chiudere tutto ho messo dei piccoli cubettini magnetici comprati su Amazon impilati uno sopra l'altro che creavano una forma di legno spaccabile con i pugni. Quindi praticamente tu arrivi lì alla scrivania, ti giri e con i pugni puoi spaccare quella parete lì, i blocchi cadono tutti e all'interno c'è il premio. Dopo lo vediamo in azione raga, è assurdo, è veramente bellissimo. Finita quella cosa lì ho creato tantissimi cubi di legno, un po' questo qua per farvi capire, e piano piano avvitate sulle pareti disposte in maniera casuale per continuare a dare questa sorta di effetto 3D quando sei seduto al centro. Sulla parte destra ho poi messo una mensola con la scritta Minecraft e nell'angolo dietro, visto che c'era ancora un po' di spazio, ho replicato nuovamente quel gioco di spaccare i cubi magnetici, ma stavolta con un altro premio all'interno. E poi attenzione, i cubi lì non sono di legno ma sono di roccia, e voi sapete che la roccia è più facile spaccarla col piccone, e dopo infatti vedremo dov'è il piccone e come facciamo a rompere quel pezzo lì. Raga, è come un escape room, cioè tu per fare delle cose ci sono dei livelli, no? È bellissimo raga. Non contento, in quella zona lì ho messo un'altra mensola con dentro delle pozioni che attenzione si possono anche accendere e muovendole cambiano colore. Ho riappiccicato la porta per tenere comunque la stanza segreta e poi ho creato altri cubettini ancora più piccoli tutti pixellati grigi e li ho anch'essi incollati lungo tutte le pareti anche sul soffitto. Infine nella parte sottostante a tutta la stanza gli ho creato una forma strana di legno per appendere il PC. Per nascondere i cavi ho creato anche lì una sorta di cascata fatta di cubi pixellati grigi, anche quelli è venuto da Dio. Stessa cosa fatta anche sull'altro angolo per dare un po' di continuità alla zona, e infine creato una maniglia color legno per chiudersi dentro quando si entra. E adesso raga è arrivato il momento di farvela vedere dal vivo e di farvi vedere le cose che si possono fare, perché ve lo dico, è come un gioco, è come giocare veramente a Minecraft. Andiamo dentro dai. Allora, primissima cosa da fare, aprire la porta con il gancio che ho messo sotto. Qua basta ruotare il filo di ferro, tac, e si apre tutto. Attenzione signore e signori, guardate che splendore. Appena entri accendiamo le due luci ausiliarie che servono per vedere un po' tutto. Accendiamo le torce. Ok, perfetto. E appena entriamo dentro possiamo spostare e sederci sulla sedia a cubo. Tac, perfetto. Qua davanti abbiamo la nostra scrivania con tastiera e mouse. Già che ci siamo, unboxiamoli. 1 e 1, 2. Bellissimi. Tiriamo via anche la carta sullo schermo. Ole, mamma mia. Accendiamo la scritta Minecraft. Tac. Attenzione, attenzione, che carina che è. Illuminiamo anche le pozioni messe sulla mensola. Tac, tac, tac. Non so se avete notato, ma ogni volta che le tocco
cambiano di colore. Guarda che belle che sono, raga. Allora, luci accese ovunque, siamo pronti per azionare la nostra gaming room. Come vi avevo fatto vedere, ho collegato la leva principale per azionare tutto, però prima, dato che dobbiamo staccare il cubo da tutta l'elettricità che funziona all'interno, bisogna attaccare la spina. Tac, perfetto. Rientriamo dentro, chiudiamo la nostra porta per rimanere segreti. Madonna, ma è troppo bello, guarda. È bellissimo. E attenzione, attenzione, adesso quando io sposterò questa leva in avanti si azionerà il gioco di Minecraft, se tutti i collegamenti sono stati fatti corretti. Allora, eccoci qua. 3, 2, 1. Il coso si è acceso, attenzione, attenzione, riprendi partita ed eccoci qua, possiamo giocare al nostro Minecraft semplicemente con questa leva qui. Cioè, vi rendete conto? Guarda, posso andare in giro, guarda, a spaccare tutto. Guarda che bello che è. Guarda, in realtà non so giocare, quindi non so neanche cosa sto facendo. Madonna mia, ma lasciamo perdere per un attimo il videogioco e sulla sinistra, come vi avevo fatto vedere, c'è tutto questo pixellamento grigio a forma di roccia con all'interno questi cubettini color legno. E attenzione, non è fatto apposta al materiale, perché il legno si può rompere facilmente con il pugno. Quindi mettiamoci qui e rompiamo la parete. Abbiamo trovato il piccone! È incredibile! Abbiamo giocato realmente a real life Minecraft. E con il piccone adesso cos'è che si può fare più facilmente che con i pugni? Rompere la roccia. E non so se vi ricordate cosa ho costruito dietro lì. Dietro qui ho costruito il muro di roccia. Vediamo cosa c'è dentro. Non ci posso credere, raga! Abbiamo un creeper! Guarda che bello! E dietro c'è anche il pulsantino, guarda, si può anche accendere, guarda che bello! Lo possiamo mettere qua di fianco. Il piccone, anziché averlo qua in mezzo alle palle che ci evita di giocare, possiamo sistemarlo sulla parete dietro dove ho appositamente messo due viti. Guarda come sta bene. Qui abbiamo giocato a tutto quello che potevamo giocare e adesso possiamo continuare con il nostro mondo di Minecraft. Raga, questa qui è la piccola stanza segreta tema Minecraft di Michele Martini. Sono contentissimo, è bellissima. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. L'unico piccolo inconveniente di tutta questa stanza qua è che è veramente grossa e non sto nel magazzino dove nasconderla, ma quello sarà un problema per il futuro. Ci vediamo al prossimo video.